Eccomi qui in un nuovissimo video. Iscrivetevi al canale così potrete vedere tutti i video e l'iscrizione è gratuita, così mi aiutate a far crescere sempre di più questo canale che sinceramente mi sta dando tante soddisfazioni. State aumentando sempre di più, siete in tantissimi che mi seguite e mi fa piacere perché siete anche un po' sparsi nel mondo, quindi mi fa piacere. E oggi voglio rispondere a una vostra domanda. Sì, perché ci sono delle persone o che sono già alla pensione o che incominciano a pensare alla pensione, quindi spesso mi sono capitati dei messaggi tipo mancano 2 anni o 1 anno alla pensione. Lussemburgo, secondo te, Titti, è un paese dove vivere dopo alla pensione? E questa è la domanda che in molti mi avete fatto, perché le persone che mi seguono sono di tutte le età, quindi dai ragazzi, teenagers, alle persone anziane, a insomma tutte le età, e mi fa veramente molto piacere, quindi mi piace rispondere a chiunque mi invia dei messaggi e voglio dirvi che io non sono nell'età di pensione, manca ancora comunque un bel po' di anni, però posso dirvi, vi darò un mio pensiero anche a secondo delle persone che vivono qui. Vi posso dire che per quanto mi riguarda non so che cosa farò un giorno quando andrò in pensione, se rimarrò a vivere qui a Lussemburgo o no. Però mi piace anche molto l'idea, ci sono molte persone qui che vivono metà anno, quindi 6 mesi qui a Lussemburgo e gli altri 6 mesi in un altro paese, quindi hanno una doppia casa, un doppio appartamento, non lo so. E penso che sia questa una cosa molto bella, anche perché chi ha vissuto tanti anni a Lussemburgo, in tanti anni si riescono a fare tante amicizie, si prendono le abitudini del posto, magari si è legati anche a dei medici, quindi no, se ci si trova bene con certi medici poi è un po' difficile cambiarli. E poi comunque Lussemburgo ha tanti vantaggi, tipo la civiltà, che purtroppo in tanti paesi non esiste. Però posso dirvi che chi prende questo tipo di decisione sono soprattutto delle persone che non sono di Lussemburgo, quindi le loro origini non sono lussemburghesi, ma per esempio ci sono molti italiani o portoghesi. Cosa fanno? 6 mesi continuano a rimanere a Lussemburgo e gli altri 6 mesi in Italia, per esempio, o chi è portoghese in Portogallo. Nel mio palazzo, per esempio, ci sono 2 persone anziane che fanno così. Ma per quanto riguarda i messaggi che ho ricevuto, sono soprattutto degli italiani che vivono quindi o hanno vissuto sempre in Italia e che vorrebbero fare un cambiamento dopo al momento della pensione. Questo vi posso dire che intanto, come consiglio sempre, prima di decidere dove andare a vivere, fate sempre un bel viaggio di esplorazione, non entrate in un paese con l'aria, lo spirito di un turista. Quindi venite a Lussemburgo se siete curiosi di sapere se vi può piacere o meno. Dopodiché, se scatta quel colpo di fulmine, allora magari sì, Lussemburgo può essere un posto ideale per la pensione, per chi è già pensionato o per chi sta per andare in pensione. Io vi posso dire però certe cose, certe piccole differenze con l'Italia. Per esempio il costo della vita
dovete prendere in considerazione anche questo, che il costo della vita qui a Lussemburgo è molto alto, quindi se pensate di venire qui immagino pure che volete prendere un appartamento, una casa in affitto o comprare, e in entrambi i casi vi dico già che i prezzi sono veramente pazzi, il mercato immobiliare è veramente pazzo qui a Lussemburgo, prezzi altissimi. E quindi è una cosa molto importante da tenere presente. Un'altra cosa importante è che non è famoso come un paese dove la vita mondana sia presente, quindi se volete passare delle giornate tranquille, sicuramente Lussemburgo è un paese tranquillo, dove ci sono anche vari club, associazioni, o iscrivervi in varie attività sportive, culturali, ricreative. Sì, tutto questo lo troverete. Un altro vantaggio è che gli orari dei pasti, per esempio, è ovvio che ognuno a casa propria mangia all'orario che preferisce o che insomma è più comodo a seconda dei propri impegni. Però qui di solito a mezzogiorno, l'una, c'è il pranzo e la cena intorno alle 18-19. Questo anche perché, ve lo dico anche perché, insomma, non è che qui si esce come in Italia, soprattutto nel sud, noi spesso alle 10:30 entravamo in una pizzeria. No, alle 10:30 qua non mi faranno entrare, o è difficile. Magari vi fanno entrare in qualche caffè, però riesco a capire anche che magari una persona che vuole andare in pensione ha degli orari comunque differenti di un giovane, quindi magari questo potrebbe essere un punto a vostro vantaggio. Una cosa molto importante è anche, oltre a esplorare il paese, è chiedere anche un consiglio al vostro medico di famiglia, perché a seconda del vostro stato di salute, magari il medico di famiglia vi può consigliare in quale paese andare, perché Lussemburgo, per esempio, ha un clima piuttosto freddo. Io vi racconto quello che già sapete, ho già cominciato a prendere gli scatoloni perché dobbiamo fare il trasloco, e ho incominciato a mettere tutto ciò che è invernale in questi scatoloni. Cosa ho fatto? Ho dovuto riaprirli e uscire certe cose per poterle riutilizzare, tipo i maglioni, i cappotti, li avevo già tolti. Siamo ad aprile e fa comunque freddo. L'altro giorno c'era la neve, 0 gradi, meno 2 gradi, dipende insomma dai giorni, però siamo ad aprile e queste temperature ci sono. Però ecco, capisco anche che per esempio chi ha problemi di cuore non può, sicuramente penso proprio che il medico non consiglierà di andare a vivere in un paese che fa molto caldo e anche tutto l'anno. Quindi consultatevi un pochettino con il vostro medico, tenete presente di queste particolarità che comunque sono presenti, sono delle caratteristiche del paese. Non è un paese mondano, però ecco, ci sono molte associazioni, molti club dove ci sono anche delle persone anziane, si iscrivono. È possibile comunque riuscire a creare una comitiva di persone che hanno magari i vostri stessi interessi. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, e mettete un like se il video vi è piaciuto. Ciao, al prossimo video!